Questo che vedete è il nuovissimo top di gamma lanciato dal brand Ulefone. Il suo nome è Armor 27T Pro e le sue caratteristiche vi lasceranno veramente a bocca aperta. È uno dei pochissimi smartphone al mondo a essere dotato di termocamera ed è anche dotato di Night Vision per vedere di notte come di giorno. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che è dotato di R, per cui lo potete anche utilizzare come telecomando per il vostro TV, il condizionatore e qualsiasi device compatibile con gli infrarossi, ed è anche super resistente, ha superato i 3 test più severi, l'IP68, l'IP69K e il temutissimo STD810H, che lo rendono impermeabile, indistruttibile e anticaduta. Veramente tanta roba, ma siamo solo all'inizio, perché è anche dotato di un super processore MediaTek Dimensity 6800 5G a 6 nanometri con una frequenza massima di 2,4 GHz, formato da 6 Cortex A55, 2 potentissimi Cortex A76 ed una GPU Armali G57. Come schermo abbiamo un potentissimo e luminosissimo display da 6,67 pollici in Full HD Plus a 120 Hz di refresh rate e ben 680 nits. E per quanto riguarda le memorie, ha ben 12 GB di RAM più 12 virtuali per un totale di ben 24 GB di RAM e 256 per quanto riguarda lo spazio di archiviazione. E se siete ingordi potete anche espandere la memoria con una micro SD fino a 2 TB. E chiudo questa intro parlando della sua batteria, perché è dotato di una potentissima batteria al litio non rimovibile da oltre 10.000 mAh, che lo rendono un cellulare veramente con una super autonomia. Lo potrete utilizzare anche 2 o 3 giorni prima di doverlo ricaricare. Detto questo, partiamo subito con l'unboxing, dove andremo a vedere la dotazione base e andremo a fare il test di tutte le telecamere, per cui mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Questa è la dotazione con cui vi arriverà questo bellissimo Ulefone. All'interno del box troverete il caricatore dotato di slot di tipo C e compatibile con la ricarica rapida a 33 watt, il cavo di alimentazione doppio tipo C, questo bellissimo e comodissimo laccio da polso, il bellissimo vetro temperato per renderlo ancora più resistente, la chiavettina per la nano SIM e tutti i manuali sia per quanto riguarda la garanzia, il termoscanner e l'uso e l'installazione per quanto riguarda lo smartphone. Ovviamente Ulefone per questo smartphone ha inserito tantissimi accessori che potete comprare a parte, tra cui l'Armor Case. Se lo volete rendere ancora più indistruttibile è molto semplice da incastrare, basta una piccola pressione e grazie all'inserimento di questa bellissima guida potete inserire o una mollettina se magari lo volete incastrare da qualche parte, o meglio ancora un bellissimo moschettone. Vi basterà spingere all'interno della guida, lui sarà incastrato e in qualsiasi situazione anche più estrema, sto provando a metterci tutta la forza, il cellulare non si staccherà. Veramente tanta roba, perché Ulefone mi stupisce sempre per la particolarità e la quantità di accessori. E ora andiamo a analizzare il telaio. Noto subito che questa texture è divisa in 2 parti, la parte superficiale molto liscia e la parte esterna che è veramente molto gripposa, così da prevenire il rischio di scivolamento. Per quanto riguarda invece la parte di sinistra troviamo il regolatore del volume ben zigrinato anche qui per aumentare il grip e il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. Nella parte inferiore, ben protetto da questo gommino protettivo, abbiamo lo slot tipo C di ricarica e il gancio per il laccio da polso. Nella parte destra troviamo lo slot per il nano SIM. Questo smartphone è dual SIM, come vedete potete inserire 2 nano SIM oppure al posto di una delle 2 inserire una micro SD per espandere la memoria fino a 2 TB. Questo utilissimo tasto personalizzabile di colore arancione, anche in questo caso ben zigrinato, dotato di 3 funzioni e lo slot per l'endoscopio. Nella parte superiore troviamo lo slot per il jack 3.5 delle cuffie, anche in questo caso ben protetto dal gommino protettivo, e soprattutto questo fantastico infrarossi con cui potrete utilizzare questo cellulare come telecomando. Per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 18 cm, una larghezza di 8,6, uno spessore di 18 mm per un peso totale di 441 grammi. E per quanto riguarda il comparto fotografico, e dopo andremo a analizzare delle foto e dei video che ho scattato con questo cellulare, abbiamo una selfie camera frontale da 32 megapixel, una telecamera principale Samsung posteriore da 50 megapixel e la super termocamera griffata FLIR, che è una delle top di gamma per quanto riguarda le termocamere. Ed eccoci qua nell'home page di Android 14, andiamo subito a vedere la scorrevolezza. Guardate che spettacolo, andiamo anche sulla tendina, andiamo a vedere anche la velocità di apertura, guardate che rapidità, nonostante la mia connessione non sia un fulmine di guerra. Andiamo a vedere anche come
come zoom alle foto, veramente impressionante. Adesso facciamo anche un mini test dei social, partiamo da Instagram, guardate anche qui come si apre, veramente molto rapido, anche se vado velocissimo carica letteralmente tutti i post. Proviamo anche Facebook per vedere anche qui la velocità, e direi che è tanta roba. E andiamo a concludere il tour dei social andando anche su TikTok, così facciamo tutto il giro dei principali. Anche qui guardate, se vado a scrollare, veramente impressionante, per cui per quanto mi riguarda come navigazione direi che ci siamo alla grande. Ho già impostato il tasto personalizzabile, lo andiamo a provare. Con un clic dovrebbe partire il Play Store e anche qui è stato rapidissimo, con doppio clic la torcia, guardate come si è accesa, e con doppio clic si spegne, e con la tenuta prolungata ho impostato lo screenshot e infatti l'ha già scattato. Tasto molto utile perché lo potete personalizzare con le applicazioni o le impostazioni che utilizzate di più durante la giornata. E ora, per quanto riguarda la sicurezza, andiamo a testare sia il sensore di impronte digitali che anche lo sblocco facciale. Partiamo appunto dallo sblocco facciale, vediamo se inquadrandomi, avete visto, si è sbloccato subito. Riproviamo per vedere se funziona perfettamente. Sbloccato di nuovo, e adesso andiamo a testare il sensore delle impronte, vediamo se lo sblocca, e come sempre faccio l'ultimo tentativo al contrario, vediamo se rileva comunque, e l'ha sbloccato. Per cui anche per quanto riguarda la sicurezza ci siamo. E ora, prima di mostrarvi tutti i test che ho fatto sia con la termocamera ma anche con la fotocamera principale Samsung, vi svelo come si attiva la termocamera. Vi basterà schiacciare il tasto flip. Adesso provo a far passare la mia mano, guardate come l'ha rilevata subito, e dice anche la temperatura, veramente tanta roba. E guardate che definizione, si vedono anche i pori della pelle. Ma ora beccatevi questo test. Ho posizionato qua davanti la scatola dell'Ulefone che, non essendo stata toccata da un po', sarà sicuramente di colore azzurro. Infatti, se vedete dai colori, è praticamente viola e azzurrino, che significa che ha una bassa temperatura. Ma guardate, se vado a mettere la mano per qualche secondo e poi la vado a togliere, guardate, si vedono le impronte della mia mano e si capisce perfettamente che la scatola è stata toccata. È veramente una termocamera da top di gamma. E ora siamo arrivati al test del comparto fotografico. Questa è una carrellata di foto che ho scattato con la telecamera principale posteriore Samsung da 50 megapixel. Nonostante fosse una giornata con una luce non ottimale, la qualità degli scatti non è affatto male. Guardate anche i colori come sono molto naturali. Mi piacciono andamati questi primi piani sulle piante, e anche le foglie hanno una bellissima definizione. Guardate anche questo primo piano, è veramente di ottima qualità, si vedono addirittura i peletti intorno al frutto. Questa invece è una bellissima panoramica. Anche in questo caso la qualità devo dire che mi ha sorpreso, e anche voi lo sapete che ottenere una panoramica di buon livello non è così scontato. Questo invece è il motore della mia macchina. Guardate anche la polvere e le scritte della batteria come si leggono distintamente. E per concludere questo tour della 50 megapixel ho inserito anche alcune foto panoramiche. Questo era il fiume Canalbianco a Trecenta, un piccolo comune della provincia di Rovigo. E per quanto riguarda i video, questo è un bellissimo timelapse che ho registrato in centro a Bologna, e questa è un'altra super ripresa che ho fatto però con lo zoom 2x. Non ero affatto vicino, anche se sembra di essere a pochi centimetri dalla telecamera, e posso dire di essere stato molto fortunato con questo soggetto, questa bellissima app in primo piano che sta facendo il suo lavoro di fiore in fiore. Ma tornando alla qualità delle riprese, nonostante stessi utilizzando lo zoom 2x, il risultato è andato veramente oltre le aspettative. Queste invece sono delle foto che ho scattato alla mia macchina con la termocamera. Segnala anche la temperatura del motore, mi ero appena fermato, era più di 60 gradi. Questo invece è un primo piano delle gomme, e anche in questo caso sia il pneumatico e anche i dischi del freno ovviamente avevano una temperatura maggiore. E come ciliegina ho fatto anche un bellissimo video col termoscanner riprendendo le varie temperature del motore, e guardate la differenza di temperatura tra la zona dove è situata la camera di combustione e i pistoni rispetto alla parte elettrica situata nella parte destra, che è molto meno calda, riprodotta giustamente di colore blu, perché infatti ha una temperatura di 50-55 gradi rispetto alla temperatura di oltre 70 gradi della camera di combustione. E concludo questo tour del comparto fotografico con il bellissimo Night Vision da 64 megapixel, e devo dire che anche in questo caso sono rimasto piacevolmente sorpreso. Questa è una foto che ho fatto nel mio sotterraneo di casa mia. Questa è una super foto che ho fatto alle prese d'aria della mia macchina. Guardate, grazie al Night Vision, nonostante all'interno fosse ovviamente buio, si riesce addirittura a vedere la polvere, la sporcizia e alcune piccole foglioline che ostruiscono la griglia. Veramente da pelle d'oca. Questa è una foto al mio garage fatta con la telecamera normale, e questa è la stessa foto fatta col Night Vision. Guardate che differenza, sembra tra il giorno e la notte. Questo è un video sempre nel mio garage al buio fatto con la telecamera tradizionale, e questo
Questo invece è lo stesso video registrato con la telecamera del Night Vision. Ho inserito apposta questo paragone così anche voi potete vedere la differenza tra una telecamera normale, come potrebbe essere quella del vostro smartphone, e questo bombosissimo Night Vision da ben 64 megapixel. E ora andiamo a testare la funzione telecomando universale. Vi basterà cliccare su Control e una volta impostato il modello vi basterà schiacciare il tasto accensione e guardate, il televisore si è acceso e avendo tutta la dashboard potete fare tutte le funzioni come aumentare il volume, guardate come sta aumentando, o diminuire, spegnere e anche disattivare il volume. Adesso lo provo anche a rispegnere. Direi che con questo cellulare potete fare tutte le funzioni. Siamo arrivati alla fine anche oggi, spero che questa recensione vi sia stata utile e se volete essere sempre aggiornati sulle novità di tecnologia come questa, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. E prima di salutarvi vi ricordo che se volete acquistare questo fantastico top di gamma vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Vi ringrazio di essere arrivati fino qui, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!